Benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento questo coprispalle. Io ho voluto realizzarlo a versione coprispalle, ma in realtà ci si può sbizzarrire allungando le misure, facendo giacche più lungo, cardigan più lungo spolverino, oppure accorciarlo e farci un bolero. Potete adattarlo veramente ad ogni vostra esigenza. L'ho costruito usando una lavorazione a U o a ferro di cavallo, praticamente tutto un pannello dove ho lasciato libera l'apertura del collo, dopodiché sono andata a richiudere i fianchi e li ho cuciti. Non ho rifinito perché il punto che ho eseguito è già rifinito, quindi non ho avuto nessun bisogno di aggiungere giri di rifinitura. Ho voluto lasciare una manica così com'è, che fa un pochino la letta, essendo piuttosto morbido, di vestibilità, però se voi volete aggiungere la manica e fare una mezza manica, farla al gomito a 3/4 lunga, siete liberissimi di poter aggiungere qualsiasi tipo di manica che voi volete o che si adatta di più alle vostre esigenze. Per quel che riguarda il consumo di filato, questo è un giacchino piuttosto corto, è 50 di altezza. Il giacchino chiuso, la larghezza è di 52 centimetri, quindi è una taglia M piuttosto morbida. Ho usato circa 320 grammi di filato, considerando che i gomitoli di filato che ho usato sono di 100 grammi l'uno, ne ho usati 3. Questo è il filato che ho avanzato dal quarto gomitolo, che è praticamente intero, ne ho usato pochissimo. Detto questo, vi lascio all'elenco del materiale che ho usato e alla spiegazione del progetto. Per questo progetto andrò ad usare il cotone fiocco Cablé nella versione azzurro sport, che lavorerò con un uncinetto numero 4,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, un ago da lana che non ho preparato e dei marcapunti. Prima di tutto vi faccio vedere come ho impostato il lavoro. Ho impostato il lavoro in questa maniera. Ho realizzato una catenella che va a coprire dalla vita davanti, fa il giro della spalla fino alla vita dietro. Questa è la lunghezza che ho scelto, però voi potete decidere la lunghezza che volete. Questo è che altro un coprispalle, volete fare una giacca, volete fare un cardigan, volete fare uno spolverino. Deciderete poi in base a quello che volete fare la lunghezza. Questa catenella che ho realizzato è lunga 1 metro e considerando che il punto che andrò a fare necessita di un multiplo di 3 più 2, per arrivare a 1 metro con questo filato, questo uncinetto alla mia mano, ho realizzato 161 catenelle che sono andata a lavorare fino a realizzare 23 centimetri. Dopodiché ho marcato il centro, sono andata a lavorare questa parte per un totale di 3 motivi uguale a 10 centimetri. Arrivata a questo punto, sono andata a contare le catenelle di questo lato e le ho rifatte da questa parte. Dopodiché sono andata avanti a lavorare per i 23 centimetri restanti. Praticamente abbiamo realizzato una U o un ferro di cavallo, vedete voi, non so il nome esatto di questa tecnica. Quindi, siccome io la striscia numero 1, cioè una di queste due parti, l'ho già realizzata, che è questa, che appunto misura 1 metro per 23, vi farò un campione del punto. Dopodiché andremo avanti nella lavorazione del nostro progetto. Quindi faremo un campione, il multiplo è 3 più 2, 21 più 2, monterò 23 catenelle. Fatte tutte le catenelle che mi servono, ne faccio una aggiuntiva per tornare indietro. Entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso. Dopodiché vado a ripassare tutti i punti a punto basso. Quindi
dovremo avere un numero di punti bassi corrispondente al numero di catenelle che abbiamo montato. Quindi ogni catenella che trovo lavoro un punto basso. Fatta la prima riga, che è tutta a punti bassi, qui dovete decidere se salire con 4 catenelle o fare dei punti bassi incolonnati, perché andremo a fare il punto altissimo. Voi fate come siete abituati. Io preferisco girare il mio lavoro, entro, faccio un punto basso nel punto che ho subito sotto, prendo la costina di sinistra, faccio un punto basso, prendo ancora la costina di sinistra e faccio un altro punto basso. In questo modo ho ottenuto il mio punto altissimo. Dopodiché 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo, scarico 2 anellini e lascio i 3 sull'uncinetto. Prendo il filo, salto un punto di base, entro nel punto successivo, scarico 2 anellini e me ne ritrovo 4 sull'uncinetto. Prendo il filo, ne scarico 2 e ne ho di nuovo 3 sull'uncinetto. Dopodiché scarico quelli rimasti a 2 come se fosse un punto alto normale. Aggiungo una catenella di separazione, prendo il filo, mi infilo in queste costine qua, queste che si incrociano tra di loro, prendo il filo, lo estraggo e vado a lavorare un punto alto normale. A questo punto l'ho soprannominato punto X o punto incrociato. Non so se il nome è giusto, ma io per distinguerlo lo chiamo così. Fatto questo nostro primo punto, ripeto 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo e lo estraggo, prendo il filo, scarico 2 anellini, ne ho 3 sull'uncinetto, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello successivo, estraggo il filo, scarico 2 asoline, ne ho 4 sull'uncinetto, prendo di nuovo il filo e ne scarico 2 e me ne ritrovo 3, poi prendo il filo e le scarico 2 a 2, catenella di separazione, riprendo il filo, vado in queste 2 asoline che si incrociano, prendo il filo e faccio il punto alto. Ripeto, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo ed estraggo il filo, scarico 2 asoline, prendo il filo, salto un punto di base, entro in quello dopo, prendo e estraggo il filo, di nuovo scarico 2 asoline, me ne ritrovo 4, prendo il filo, ne faccio scendere 2, dopodiché chiudo il mio punto alto normale. Catenella di separazione, prendo il filo, individuo le 2 asoline che si incrociano, le prendo tutte e 2 di traverso così, prendo il filo, punto alto e riparto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo ed estraggo il filo, scarico 2, prendo il filo, salto uno di base, entro in quello dopo, scarico altre 2, prendo il filo, ne scarico ancora 2, chiudo col punto alto normale. Catenella di separazione, prendo il filo, asoline queste di traverso che si incrociano, punto alto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e ripeto. Salto un punto di base, catenella, prendo il filo, entro qui, punto alto. Di nuovo, 2 volte filo sull'uncinetto, punto successivo. Salto un punto di base, entro in quello dopo.
Sono arrivata all'ultimo punto, ora vado a chiudere la riga con un punto altissimo nell'ultimo punto che mi resta, che è quello successivo all'ultimo punto X. Dopodiché giro il lavoro e vado a ripassare tutto a punti bassi, quindi entro nel punto che ho subito sotto, punto basso, entro nel punto dopo, punto basso, lo spazio di una catenella, punto basso, punto dopo, punto basso, punto successivo, punto basso, catenella, entro nello spazio creato, punto basso, punto successivo, punto basso, punto dopo, punto basso, spazio, punto basso e vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Dovremo avere lo stesso numero di punti bassi delle catenelle iniziali. Ripassato tutti i punti a punto basso, riprendiamo, quindi saliamo con o 4 catenelle o punto basso 3 catenelle o 3 catenelle come volete. Io salgo con 3 punti bassi uno sopra l'altro, quindi ho fatto il numero 1, entro nella costina di sinistra, faccio il numero 2, entro nella costina di sinistra, faccio il numero 3. Dopodiché riparto con i punti X, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Inizieremo facendo le catenelle, ripassandole a punto basso, una riga di punti X, una riga di punto basso, una riga di punti X e una riga di punto basso. Per quel che riguarda la lettura del disegno del nostro frispalle, lo leggeremo in questa maniera, cioè al posto di avere la X in verticale ce l'avremo in orizzontale. La mia striscia, ho già marcato il centro, ho terminato la riga di punti bassi, ora vado a riprendere la lavorazione a punto X che porterò fino a qui. Quindi cosa faccio? Giro il mio lavoro, risalgo con i miei 3 punti bassi incolonnati, e riparto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto chiuso a metà, salto il punto di base, lavoro un punto alto chiuso a metà, scarico 2, poi chiudo col punto alto. Catenella di separazione, rientro nelle asoline che si incrociano, faccio un punto alto e vado avanti a lavorare fino al marcapunti. Dopodiché vedremo come finire per poter tornare indietro. Sono arrivata alla fine, ora devo chiudere il giro. Siccome qui la metà giusta è in mezzo, vedete, in corrispondenza della catenella, non importa, io mi fermerò un punto prima, quindi la mia riga la vado a chiudere con un punto altissimo qui. Quindi se voi vi trovate nella stessa situazione dovrete un po' giocare, dovete un po' imbrogliare, però un punto di differenza non si noterà neanche. Arrivati a questo punto giro il mio lavoro e ripasso tutto a punti bassi. Quindi vado a lavorare fino a che ho raggiunto i miei 10 centimetri, che sono più o meno
3 motivi. Ci vediamo quando li ho finiti per vedere come continuare. Ho finito i miei motivi, alla fine ne ho fatti 4 perché 3 era un po' pochino, ho calcolato male, 3 erano 8 centimetri, mentre così sono 10 centimetri e mezzo, 11. E mi sono fermata alla riga di punti X, praticamente non ho fatto ancora la di punti bassi. Ora, siccome siamo, ve lo faccio vedere dal foglio, noi siamo in questa situazione, abbiamo il nostro lavoro per così, abbiamo fatto la nostra striscia, abbiamo poi continuato con il pezzettino che gira dietro il collo del dietro. Ora dovremo andare a fare tante catenelle quanti sono i punti rimasti fuori, cioè da questa parte. Io nel mio caso le ho già contate e sono 82. Quindi adesso parto e vado a fare le mie 82 catenelle. Fatte le mie 82 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per voltare. Dopodiché vado a ripassare a punto basso, come se fosse il nostro primo giro. Quindi vado a ripassare tutte le catenelle a punto basso, dopodiché continuo a lavorare sui punti X a punto basso fino a che abbiamo finito la nostra riga. Ho finito la mia riga di punti bassi, adesso riprenderemo a lavorare a punti X tutto fino in fondo. Ve lo faccio vedere dallo schizzo che ho fatto, che forse si vede di più. Lo metto nella stessa posizione del lavoro, quindi noi siamo in questa situazione, praticamente siamo arrivati qui, abbiamo fatto i punti bassi, siamo ritornati indietro e siamo qui. Ora dovremo fare la stessa striscia che abbiamo fatto inizialmente, quindi dovremmo lavorare lo stesso numero di motivi fino a che questa striscia diventa grande come l'altra. Ci vediamo quando ho finito la mia striscia. Ho terminato tutta la mia lavorazione, adesso nell'inquadratura tutto non ci sta, quindi vi dico tramite lo schizzo che ho fatto che ho realizzato tutta questa forma per intero. Fatto questo, sono andata a marcare la metà sia di qua che di qui, che corrisponde alla nostra spalla. Adesso andremo a ricavare lo scalfo manica, quindi andrò a marcare un 19 cm da una parte e 19 dall'altra. Voi dovrete marcare la misura che corrisponde al vostro scalfo manica. Quindi ho marcato 19 di qua, 19 di qui. Vado a contare i motivi che siano gli stessi. Ok, riporterò le stesse misure dall'altra parte, dopodiché vedremo come chiudere il fianco. Una volta riportate le misure dello scalfo manica da tutte e due le parti, andrò a ripiegare il lavoro in questa maniera. Il lavoro tengo il diritto del pannello che abbiamo eseguito che guarda verso di noi. Quindi io come diritto considero i punti altissimi del punto X, mentre i punti bassi li tengo dal rovescio, che fanno questo nodino che a me piace davvero tanto. Quindi ripiego il lavoro in due, porto a pari i due lembi. Io chiuderò con l'uncinetto perché abbiamo i punti qui subito a disposizione, quindi porto i due lembi a pari. Siccome ho l'asolina iniziale dietro, allora devo sistemarmi in questa maniera. Entro nell'angolo davanti e me la porto davanti. Aggiungo una catenella, vado a prendere un punto di qua e un punto di là, faccio un punto bassissimo, entro nel punto dopo, ho un punto di qua e un punto di là e faccio un punto bassissimo, cercando di tenerli un po' morbidi in modo che
la cucitura non tiri troppo, un punto da una parte, un punto dall'altra, punto bassissimo. Vado avanti a lavorare in questa maniera per questo fianco, dopodiché taglierò il filo e riprenderò l'altro fianco. Ci vediamo quando ho finito di chiudere il lavoro. Ed ecco il coprispalle finito. È veramente facile e velocissimo da realizzare e davvero alla portata di tutti. Andiamo a vedere la vestibilità sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.